Nel novembre 1966, cito, dopo 10 giorni di pioggia incessante, l'Arno esonda nel Casentino e nel Valdarno superiore. Quando la piena raggiunge il capoluogo toscano lo fa irreparabilmente. Un'onda alta 3 metri percorre le vie della città alla velocità di 60 km orari. Dai lungarni, trasformati in un unico fiume, il fango si riversa ovunque travolgendo case, chiese, edifici storici. Nel quartiere Santa Croce, in via dei Neri, una targa ricorda il punto più alto raggiunto dalla piena, 4 metri e 92 centimetri. Il testo della canzone che analizzerò si riferisce proprio a, cito, l'alba del 4 novembre del 1966. Realizzo questo video con un pensiero agli alluvionati del passato, del presente e del futuro, perché è più importante sapersi rialzare piuttosto che provare a non cadere mai. E i fiorentini con la loro ironia sono famosi in questo. Proprio con questo spirito Enrico Novelli scrisse il testo della canzone L'alluvione, in riferimento a quella del 1966, che poi il cantautore Riccardo Marasco modificò e pubblicò all'interno del suo album Il Porcellino nel 1980. Dopo un'introduzione nella quale marito e moglie discutono riguardo al rumore d'acqua che proviene dall'esterno, vi è una descrizione di molte delle opere d'arte che si vedono tutt'oggi, non distinguendo tra copie originali, passeggiando nel centro storico di Firenze. Ne approfitto del testo di questa canzone per dare delle informazioni basilari sulle opere d'arte e sui personaggi citati, descrivendo un itinerario per il centro storico da svolgere in una giornata, anzi, in una canzone. Analizzo una quartina alla volta. Iniziamo. Nuoti sommerso in un mare di cacca, non sai se d'uomo oppure di vacca, non sai capire di che t'è successo, ti pare troppa per esser d'un cesso. Già dai primi 4 versi la situazione è chiara, critica ma resa anche comica. Ti trovi sommerso a nuotare in un mare, ma di cacca, e non sai se l'artefice sia l'uomo o la vacca, la femmina adulta del bovino, che a differenza della mucca veniva usata anche per i lavori agricoli. Le strade di Firenze si riempiono all'improvviso di fanghiglia e il cantautore dice infatti non sai capire il che t'è successo, costruzione della frase tipica del luogo, il che t'è successo, il che tu fai, il che tu dici. Successo rima ovviamente con cesso, per restare sull'argomento cacca, ma questa volta la cacca era davvero troppa per provenire da un singolo gabinetto. Mentre cerchi di restare a galla, l'Arno trabocca laggiù dalla falla, scorre veloce per via Tornabuoni, al David lava, fremente coglioni. Ancora il tema del mare e del nuotare, qui con la variante del cercare di stare a galla in tutta quella cacca. Ma la situazione si aggrava appunto perché il fiume principale di Firenze, l'Arno, esce dalla falla inondando centro storico e dintorni. La prima via del centro citata è via Tornabuoni e la prima opera d'arte il David di Michelangelo, una scultura in marmo posta all'ingresso di Palazzo Vecchio, come emblema della forza e indipendenza dei fiorentini, rivelata alla città il 1504. Il David in fiorentino è chiamato Davide, questa usanza tipica di italianizzare quelle parole che finiscono per consonante, ottenuta raddoppiando l'ultima consonante e aggiungendo una vocale. Quindi il David diventa il Davide, il bar diventa i barre. Do tu vai, vo ai barre, dove vai, vo al bar. Il cantautore ci dona questa immagine dell'acqua che aveva raggiunto un livello così alto che sembrava lavasse energicamente i coglioni alla statua. La statua del David è raccontata, cioè la storia del Davide è raccontata nei 2 libri biblici di Samuele. In brevissimo, prima era un pastorello che, armato solo di fionda e sostegno di Dio, abbatté il gigante Golia e per questo i fiorentini lo presero come simbolo. Poi divenne il secondo re di Israele circa nel 1000 a.C. e fu antenato diretto di Gesù. Sei trascinato per via Calzaioli e pensi che ieri dicevi ai figlioli sarà, ma domani maremma puttana, le pioggia, Cioncallo e segna Buriana. La seconda via del centro storico citata è via Calzaioli.
La via fu ampliata nel XV secolo e lì venne deciso il suo nome, dedicato alle numerose botteghe di calzature e abbigliamento che vi avevano e hanno sede. È comune a Firenze trovare nomi di vie che si rifanno ai tipi di botteghe che caratterizzavano quella zona, come ad esempio Via degli Speziali, Lungarno degli Acciaiuoli e appunto Via dei Calzaioli. In questa via principale il cittadino fiorentino si lamenta di come il giorno prima lamentasse un dolore presagio di imminente pioggia. Buriana è una parola interessante perché dal latino indica appunto un temporale e in toscano è usato per rendere l'idea di trambusto, scompiglio. L'ultimo verso è traducibile con «ho un dolore presagio di temporale, scompiglio». Ad un tratto sei nel battistero, ti par di sognare, ma invece l'è vero. Quel mondo dorato di santi e Gesù, lo tocchi con mano, l'è sceso qua giù. All'improvviso ti ritrovi nel battistero. Dante nel XIX dell'Inferno lo chiama il mio bel San Giovanni e il verso dopo aggiunge loco di battezzatori. Tralasciamo il fatto che lo cita per paragonare le sue cattoliche fonti battesimali con le profonde buche infernali di quel canto e per ricordare che una di queste fonti lui l'ha personalmente rotta. Cito per un che dentro vannegava. E passiamo a struttura e ubicazione. È un edificio a pianta ottagonale largo quasi 26 metri, 25,6, posto davanti al Duomo di Firenze. I mosaici della volta sono dominati nelle tre sezioni a ovest da un'enorme figura di Cristo, giudice, tra paradiso dei beati e inferno dei dannati. Nei registri orizzontali dei 5 spicchi restanti si vedono rappresentate, dall'alto verso in basso, le gerarchie angeliche, la storia della Genesi, quella del patriarca Giuseppe, poi di Cristo e infine quella appunto di San Giovanni Battista. Soprattutto le porte alte del battistero con i loro alti soggetti rappresentati furono fortemente danneggiate dall'alluvione e quindi da lassù, sia letteralmente che allegoricamente, erano scese qua giù. Ma sei vomitato e gettato in via Roma e ridi, tu ridi pensando alla chioma che porger le schiava dovea la vittoria e poi come Pisa l'ha presa in memoria. La terza via citata del centro è via Roma, nella quale dalla forza dell'acqua ci sei vomitato e gettato più che trasportato. E quindi all'immagine del fiume di cacca si aggiunge anche quella del getto di vomito. Ripensando adesso alla Roma alla quale è stata dedicata la via, che per il Canto degli Italiani scritto da Goffredo Mameli nel 1947, la vittoria non è altro che una sua schiava, più che a quella Roma vittoriosa, viene in mente Pisa che lo prese in Meloria, per non dire culo, altra espressione tipica per riferirsi a chi è stato ingannato, imbrogliato, fregato. La Repubblica Marinara di Pisa fu rovinosamente sconfitta nella battaglia della Meloria, appunto, del 1284 dalla Repubblica di Genova. I fiorentini non perdono occasione per offendere Pisa, come ad esempio il detto meglio un morto in casa, quindi tra i parenti una cosa non augurabile, che un pisano all'uscio, cioè uno di Pisa fuori dalla porta di casa. O Dante che nel 33esimo dell'Inferno scrive «Ai Pisa, vituperio, la vergogna più bassa delle genti, del bel paese là dove il sì suona, l'Italia. Poiché i vicini, i cittadini a lei confinanti, a te punir, vendicarsi di te, son lenti. Muovasi la capraia e la gorgona, due isolette toscane, e faccian siepe, chiudano, ad Arno in sulla foce, sì che egli, così che il fiume Arno, non possa sfociare nel mare e anneghi in te ogni persona, anneghi, muoia ogni pisano. Si sa che i fiorentini hanno da sempre una buona parola verso tutti. Ricordo, a costo di discostarvi dalla canzone, che delle varie città etrusche in Toscana, che erano decisamente più forti e numerose dell'allora emergente Roma, piuttosto che allearsi tra di loro e annientare Roma alla nascita, furono sconfitte una dopo l'altra, quindi la nota rivalità tra i toscani esiste prima della nascita della Toscana, ma prima ancora della nascita di ciò che diventò Roma col suo impero. Tornando a Mameli, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò.
Il riferimento è all'uso antico di tagliare i capelli alle schiave, per distinguerle dalle donne libere che invece, per sottolineare il loro stato, erano solite tenere i capelli lunghi. La vittoria, personificata in una donna, dai lunghi capelli dovrebbe quindi porgere la chioma perché venga tagliata in segno di sottomissione a Roma. Insomma, Dio ha creato la vittoria per essere una schiava di Roma. Bordeggiando per 1000 stradine, in 4 e 48 sei gialle ascine, là dove c'erano tanti finocchi, adesso ci cantano 4 ranocchi. Proprio dopo il prenderlo in quel posto da Pisa, all'autore viene in mente di continuare l'itinerario allontanandosi dal centro storico, fino ad arrivare alla zona delle Cascine, nota per essere frequentata da omosessuali, che a causa dell'alluvione sono stati rimpiazzati da ranocchi, come se fosse una palude. Per finocchio, usato in termine offensivo e dispregiativo, viene inteso l'omosessuale maschio, soprattutto quello che nell'atto sessuale pratica il ruolo passivo, ma per provare a rialzare il livello culturale della spiegazione, ti dico che l'origine del termine finocchio, usato per descrivere un uomo dalla bellezza infemminata, deriva dall'antica Grecia. Infatti la pianta del Phoeniculum era sacra al dio Adone, un giovane dalla bellezza unica amato sia da uomini che da donne. Nei riti a lui dedicati, o a Dioniso, dio dell'ebbrezza e frenesia, anche sessuale, i sacerdoti tendevano a indossare corone di foglie di finocchio e abiti femminili, contornando tutto da visi truccati, da terre colorate, ballando e festeggiando. Torniamo all'analisi del testo. Fermati palle, via fermati adesso, lascia che l'acqua ti scorra un po' addosso, attaccata a un palo, su, non fare il pazzo, se tu c'hai il palo, attaccata lì. La citazione, modificata, è stata ripresa anche dal celebre discorso I Have a Dream di Martin Luther King, di soli 3 anni precedente all'alluvione, che però ha la sua fonte nella Bibbia, Amos 5:24, piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Quando l'acqua scorre velocemente non devi fare il pazzo e attaccarti a un palo. Se non trovi un palo, attaccati al... Continuiamo. L'espressione tipica attaccati ai cazzo significa è un problema tuo, insomma risolvitelo, non mi riguarda. Lilli è un linguaggio fanciullesco usato per non dire pene in modo volgare, lo specifico perché questa parola tornerà utile tra 4 versi. Alla corrente la ti porta via, in sulla piazza della signoria, là dove Cosimo monta a cavallo, ai che tu t'attacchi, ai lilli di Lallo. La corrente la ti porta, altra costruzione della frase tipica del luogo, fino a Piazza della Signoria, dove si trova Palazzo Vecchio, affiancato, oltre che dal David, dalla statua di Cosimo de' Medici, a cavallo appunto. La statua equestre di Cosimo I de' Medici, realizzata in bronzo, situata in Piazza della Signoria a Firenze, venne commissionata al Gian Bologna nel 1587 da Ferdinando I de' Medici per celebrare il padre, che era stato il primo Granduca di Toscana. Anche qui, come nei 4 versi precedenti, se non trovi un palo, attaccati a ciò che puoi. Se serve, anche al lilli, e non ripeto cos'è, del lallo. In linguaggio fanciullesco, il cavallo. Il lilli del lallo, il coso del cavallo. Le statue che son sul piazzale perciano in coro, ma questo è triviale, lo dice Ercole sotto Ciaccaco, che di quell'acqua oramai l'è briaco. Sempre in Piazza della Signoria vi sono esposte altre statue, oltre a quella di Cosimo a cavallo. Queste statue berciano, urlano per questa inondazione. Il primo a imprecare è Ercole, che nella composizione della statua in questione tiene Caco sotto di lui, che a causa di tutto quel liquido che sta bevendo ormai è ubriaco. L'incarico dell'esecuzione dell'opera era stato affidato a Michelangelo, ma a causa dei suoi impegni a Roma alla corte dei papi, la commissione passò a Baccio Bandinelli, che terminò l'opera nel 1534. Il tema allegorico rimane quello della forza, aggiungerei, divina, e dell'ingegno di Ercole che sconfiggono la malvagità di Caco, episodio narrato da Virgilio e da altri poeti nella saga delle 12 fatiche di Ercole.
Per questo motivo il tema si accosta perfettamente al significato delle statue del David, già citato, e Giuditta e Oloferne, citati nella quartina successiva, ed esalta la libertà dagli oppressori, soprattutto se ottenuta da oppressi svantaggiati. Anche il l'ebriaco, lui è ubriaco, è tipico costrutto fiorentino. Le in ritardo, le grullo, stupido. Grida Oloferne con la sua Giuditta e la Medusa che è la più dritta, perché Perseo con una sciabolata sui pelo dell'acqua la testa gli ha alzata. A gridare queste imprecazioni si aggiunge anche la statua di Oloferne Giuditta, realizzata da Donatello tra il 1453 e il 1457, alla fine della sua carriera, che raffigura l'episodio biblico, scritto appunto nel libro di Giuditta, di questa giovane che decapita il condottiero nemico, Oloferne, per salvare la sua città. Come David è anch'essa simbolo della virtù che vince sulla forza bruta. Ti evidenzio come l'ultima statua di bronzo citata in questo elenco, di quelle presenti in Piazza della Signoria, sarà il Perseo con la testa di Medusa, realizzata da Benvenuto Cellini e commissionata proprio da quel Cosimo I dei Medici che a cavallo è stato il primo ad essere citato. La testa di Medusa, che è stata mozzata da Perseo, che la tiene in alto come segno di vittoria, appare durante l'alluvione come se fosse tenuta in alto dall'eroe per non bagnarla. Immaginando l'acqua che raggiunge un livello alto, la testa di Medusa tagliata con una sciabolata da Perseo risulta sul pelo dell'acqua, mentre al Davide, ricordiamogli, gli sciacquava i coglioni e a Caco lo ubriacava perché stava sotto Ercole. Fortificato per questa gran lagna, cerchi rifugio alla loggia di Orcagna, dove il romano fa becco il Sabino, gli soffia la moglie e lo lascia licchino. Mortificato dalla lamentela di tutte queste statue di Piazza della Signoria, cerchi di difenderti dall'inondazione entrando nella loggia di Orcagna. La loggia dell'Orcagna non è che il chiamare lo stesso posto con nomi diversi, infatti ci troviamo sempre in Piazza della Signoria, seppur riparati, e questa loggia la si può chiamare di Orcagna, della Signoria, dei Lanzi, dei Priori. Sempre lì è presente una statua che rappresenta il ratto delle Sabine, quando appunto i Romani rubarono le mogli dei Sabini e li lasciarono chini, cioè a terra, come rappresenta la statua, ma soprattutto e prima di ciò becchi, e cioè cornuti. Il ratto delle Sabine, imponente statua realizzata dal Gian Bologna nel 1583, lo stesso che realizzò la statua equestre di Cosimo I dei Medici. Non sa più cosa fare perché i leoni e un sanno nuotare, senza costume sta lì tutto nudo, speriamo che l'acqua non mi freghi lo scudo. Da secoli il marzocco di Donatello stringe tra le possenti zampe lo stemma fiorentino, sorvegliando e proteggendo il Giglio, emblema della città. Sebbene incerta, l'origine di questo animale totemico, come protettore di Firenze, deriverebbe proprio dalle radici romane del capoluogo toscano. Anche Dante nella commedia riporta la leggenda secondo cui la città sarebbe stata inizialmente dedicata a Marte, dio romano della guerra. Il nome Marzocco deriverebbe infatti dal latino Martocus, traducibile come piccolo Marte. Non solo il cittadino, quindi, ma anche i leoni non sanno come comportarsi durante questa catastrofe, dato che il cantautore ce li descrive come incapaci di nuotare, nudi e preoccupati che l'acqua non gli porti via lo scudo. Anche un sa più cosa fare, non lo sa più, è fiorentino. Per renderlo ancora più tipico risulterebbe un sa più i che fare, mentre fregare è usato qui col significato di rubare. Più salvezza non hai più speranza, ovunque c'è cacca in frenetica danza, e trascinato dall'onda feroce giungi stremato in Santa Croce. Non c'è più niente da fare. Hai perso anche la speranza perché questo mare di cacca ormai si muove con forza ovunque. Sembra quasi che danzi. Trascinato da quest'onda di cacca arrivi privo di energie in Piazza Santa Croce, una delle piazze più famose di Firenze. Mi permetto di uscire dal patto narrativo e aggiungere una curiosità che l'autore, per motivi proprio cronologici, non poteva ancora conoscere. Il nome sindrome di Stendhal, utilizzato per indicare affezioni psicosomatiche che si scatenano quando si osservano opere d'arte di particolare bellezza,
deriva dall'esperienza descritta dallo scrittore francese, Stendhal appunto, proprio durante la sua visita alla Basilica di Santa Croce. Non a caso questa sindrome è anche nota con il nome di Sindrome di Firenze. Il nome Sindrome di Stendhal fu attribuito al disturbo in questione da Graziella Magherini, psicanalista italiana di stampo freudiano, che per la prima volta lo descrisse in termini scientifici in un libro che pubblicò solo nel 1989, dopo aver soccorso, presso l'ospedale fiorentino per cui lavorava, centinaia di turisti stranieri arrivati in preda a agitazione, disturbi dell'umore, disturbi del pensiero e o disturbi di panico, manifestatisi durante le visite appunto ai luoghi d'arte di Firenze. Di marmo, poeta divino, mi rasdegnato l'immane casino. O fiorentini, m'avete esiliato? Prendete la merda che Dio v'ha mandato. Ultima quartina. La statua in marmo bianco di Carrara fu realizzata dallo scultore Enrico Pazzi nel 1865, quindi a 600 anni dalla nascita del poeta. Questo Dante di marmo che sovrasta Piazza Santa Croce, poeta famoso in tutto il mondo per l'opera intitolata dai posteri Commedia divina, appunto, ha uno sguardo intenso, sprezzante. Il cantautore coglie questo sguardo per l'occasione come se fosse caratterizzato da sdegno. Sdegno è tra l'altro usato con più sfumature nella commedia. Uno sdegno che, guardando dall'alto della sua posizione in Santa Croce, i fiorentini e Firenze sotto di lui immersi nel fango, sembra vendicarsi dicendo: «O fiorentini, m'avete esiliato, prendete la merda che Dio v'ha mandato». Fine.